Allora, io sto nel vietto di casa e stavo osservando questa pianta di cicoria. Questa è nata qui, si sta sviluppando, ha i suoi fiori. Però se vado a vedere qua, le radici stanno praticamente nel cemento. Qui non c'è la terra, nel cemento. Quindi questa pianta con praticamente briciolino, cemento. Cioè questa pianta è probabilmente uno spacchetto del cemento, si è autoseminata e si sta sviluppando tranquillamente. Allora, questa pianta mi ha fatto riflettere sul fatto che dalla nostra prospettiva di esseri umani noi abbiamo la presunzione di far nascere e sviluppare le piante come ci piace a noi. E quindi per arrivare a questo non ci fermiamo davanti a niente e arriviamo a utilizzare sostanze anche molto tossiche, velenose. Per chi vuole rimanere sul biologico, si consiglia di utilizzare zolfo, rame, calce, ancora più biologico, latte, lievito, bicarbonato di sodio, uova, gusci d'uova, aceto, che alla fine non si capisce più se è una ricetta per far crescere una pianta o una ricetta per fare ciambellone. Una delle risorse più preziose che ricerca chi fa l'orto è l'esperienza del contadino. Si sente spesso parlare del segreto del contadino. Però se noi ci pensiamo un attimo, il contadino in alcuni casi sa a malapena leggere e scrivere, non è laureato in scienze agrarie, non è un ingegnere agrario. E allora perché è così importante la sua scoperta? Ma io credo perché il contadino sta nell'orto dalla mattina alla sera, quando fa freddo, quando fa caldo, quando c'è vento, quando piove, quando c'è il sole, e quindi osserva. È un attento osservatore, ma la sua prospettiva non è quella di chi si mette al di fuori della natura e vuole piegare la natura secondo il proprio volere. È la prospettiva di chi entra all'interno della natura, entra a far parte della natura, si sente parte integrante e acquista una sensibilità, un'empatia che è quella che comunemente viene considerata come il pollice verde. Perché alcune persone hanno il pollice verde e altre non ce l'hanno? Perché probabilmente sviluppano quella sensibilità di entrare in empatia con le piante. E a quel punto si scoprono tante cose, si scopre che la pianta in realtà non è che ha bisogno più di tanto del nostro intervento. Se noi la lasciamo fare, sa fare benissimo il proprio lavoro, sa fare benissimo la pianta. E se noi gli diamo la possibilità di fare la pianta, avremo, come a me è capitato di sperimentare, belle soddisfazioni. Allora, queste sono piante di pomodoro piantate col sistema tradizionale, un terreno lavorato con una motozappa, tra l'altro un terreno dove sono stati coltivati pomodori per più anni, senza rotazione, dove si sono specializzati tutti i funghi e gli insetti che vanno a colpire il pomodoro. Infatti è stata colpita da peronospora. La pianta è proprio bruttarella, devo dire proprio bruttina bruttina. Qualche pomodoro, sì, lo tiriamo fuori, questi sono Marzani, però boh, io non so tanto convinto che questo sia il miglior modo di piantare i pomodori. Sta sviluppando, io non so questa pianta quanto riuscirà a produrre. Per curiosità, io questi pomodori li raccoglierei a maturazione e li voglio pesare per vedere quanto può produrre una singola pianta messa in sinergia in un bancale con una quantità di biodiversità incredibile. Allora, questi sono i primi due pomodori che abbiamo raccolto. Andiamo a vedere. Allora, pesano, allora, 100, 200, è intorno a 250, 240, 240 grammi, tanto non è che ci interessa proprio il peso preciso al grammo. Ecco qua, primi due.
Allora, facciamo un aggiornamento sulla pianta molto produttiva che abbiamo messo qua a casaccio in questo bancale. Ci stiamo veramente stupendo per quanto produce. Qui io volevo contarli, abbiamo 3 pomodori, qua sotto ce n'è un altro che è già bello maturo e sono 4, altri 3 qua sono 7, poi là sotto ci sono altri 3 e sono 10. Qua ce ne stanno 2 belli grossi, questo e quello là dietro, questi due eravamo da 10, sono 12, poi qua altri 3, 13. Allora, scusate, io ero convinto di saper contare fino a 20, però probabilmente non è così. Stendiamo un velo pietoso, in realtà i pomodori sono 26, più i due che abbiamo già raccolto, in tutto sono 28. Qui ce ne sono 2 piccoli, 13, 15, qua ce ne stanno 4, 19, qua ce n'è uno 20 e qua ci sono altri 2, 22. Però qua sto vedendo che sta parte lì un altro ramo che arriva qua, dove ci sono altri 2, tra l'altro 2 belli grossi, altri 2 pomodori, quindi sono in tutto 24 pomodori. 24 questi stanno qui nella pianta, 2 li abbiamo già raccolti e li abbiamo pesati, che erano 240 grammi. Adesso raccoglieremo questi che sono più maturi e li andiamo a pesare. Allora, pesiamo i pomodori che abbiamo raccolto dalla pianta miracolosa, chiamiamola così. Tra l'altro sono anche bellissimi, sono bellissimi pomodori, sono pomodori di insalata, dovrebbero essere anche buoni. Allora, in totale pesano 800 grammi. 800 grammi, quindi con i 240 grammi dei pomodori che abbiamo, dei 2 pomodori che abbiamo già raccolto, siamo arrivati a 1,40 kg. Comunque, tra un sistema e un altro, in realtà abbiamo raccolto una marea di pomodori. Praticamente tra un po' diventerò un pomodoro pure io. Sono alcune settimane che raccogliamo. Allora, con questi ciliegini noi facciamo un pesto tipo capugliato siciliano, che può essere utilizzato per condire le bruschette o per fare una pasta ad aglio, olio e peperoncino con un paio di cucchiai di questo pesto che gli dà una spinta di sapore incredibile. Allora, il primo passaggio, come al solito, è quello di lavare abbondantemente i pomodori, togliere tutte le impurità e eventuali tracce di terra rimaste. Dopodiché verranno asciugati e poi procederemo all'essiccazione. Allora, abbiamo praticamente la casa invasa dai pomodori e un altro sistema per conservarli è quello dell'essiccazione, che tra l'altro è uno dei sistemi più antichi da sempre utilizzati, che togliendo la parte umida, l'acqua al pomodoro, non ne permette lo sviluppo di muffe e batteri. Tagliamo i pomodori ciliegino a metà, li disponiamo con la parte tagliata verso l'alto e la buccia che tocca sulla griglia dell'essiccatore, che è un essiccatore elettrico che noi alimentiamo col fotovoltaico di giorno, la notte con le batterie a litio e quindi è praticamente a costo zero. Allora, questo è il prodotto finale. I pomodori sono essiccati, cioè ci sono voluti un paio di giorni, 24 ore su 24. Vedete, l'essiccazione è profonda, il pomodoro è proprio completamente privo di umidità e questo ci serve perché poi li dobbiamo frullare, li dobbiamo far diventare praticamente una polvere. Ecco gli ingredienti del pesto. Allora, i pomodori secchi, poi ci mettiamo delle foglie di basilico, abbiamo tolto gli steli,
qualche spicchio di aglio, se piace un peperoncino noi ce lo mettiamo, un pezzetto, del sale e dell'olio. I pomodori secchi li frulliamo in questo macinino per il caffè e li riduciamo praticamente in polvere. Questi sono i pomodori frullati, sono ridotti praticamente in polvere. Ho messo la polvere di pomodoro nel recipiente per il frullatore di immersione. Abbiamo messo le foglie di basilico, la puntina di peperoncino che a noi ci piace, uno spicchio d'aglio, aggiustiamo di sale e iniziamo a frullare. Allora, il pomodoro secco noi lo mettiamo nei barattoli e lo possiamo conservare anche per tutto l'inverno. Una volta fatto il pesto, tipo il capuliato, questo va utilizzato, va messo in frigorifero e va utilizzato massimo entro una settimana e potrà condire bruschette o insaporire un piatto di pasta ad aglio e peperoncino. E vi assicuro che è veramente squisito.